Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare dell'infestazione di Sally House? È catalogata come una delle case più infestate d'America e ha alle spalle una storia davvero ricca di mistero, ma anche molto triste secondo me. Pensate che su TripAdvisor ha un punteggio davvero altissimo sulle cose da fare assolutamente se ci si trova nella città di Atkinson, perché al costo di $249 si può fare un tour esclusivo della villa con la Ghost Hunt USA. Come vi dicevo, la storia che c'è dietro è qualcosa di sconvolgente perché l'abitazione sarebbe infestata dall'anima tormentata di una bimba di soli 6 anni morta proprio lì dentro a causa di un'appendicectomia andata male. Le testimonianze di fenomeni paranormali e apparizioni legati proprio a questa piccola sono state davvero tantissime e molti sostengono che la bambina sia in cerca di vendetta per la sua morte prematura a causa della mano di un uomo. Insomma, una storia davvero straziante. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale perché questo è l'unico modo che avete per aiutarmi a crescere in questo mio percorso e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Siamo in Kansas, esattamente ad Atkinson, nella parte nord-orientale della città. Qui, in una strada molto tranquilla, si trova una casa particolare conosciuta come Sally House, una dimora a 2 piani costruita a metà del 1800 e commissionata dalla famiglia Finney come loro residenza. Si dice che uno dei Finney fosse un medico e che esercitasse proprio lì dentro la sua professione, utilizzando il piano inferiore per le visite ed eventuali interventi chirurgici. La casa è appartenuta ai Finney fino al 1947 e sembra che 4 membri di quella famiglia siano morti proprio lì dentro a causa di eventi naturali. Nel corso degli anni l'abitazione ha ospitato varie famiglie, ma non abbiamo testimonianze di fenomeni paranormali ed eventi inspiegabili legati a quell'abitazione. Però la situazione cambia drasticamente con l'arrivo di 2 novelli sposi, Debra e Tony Pickman, che acquistarono la casa e si trasferirono lì il 13 dicembre del 1992. Per i Pickman era la dimora dei loro sogni, perfetta per loro e per il loro piccolo in arrivo, Taylor, previsto per il giugno del 1993. Debra e Tony erano 2 persone normalissime, molto cattoliche. Tony era cresciuto ad Atkinson, mentre Debra a Buffalo, anche se prima di sposarsi con Tony viveva già ad Atkinson da 2 mesi. Entrambi non avevano mai avuto esperienze con il mondo paranormale, né tantomeno avevano mai sentito circolare strane voci sulla casa che avevano acquistato. Di conseguenza non erano pronti a quello che sarebbe accaduto di lì a poco e che li avrebbe trasformati tutti e due in esperti ghost hunters, arrivando a portare le loro testimonianze a congressi, eventi e programmi radiofonici in tutto il mondo. I Pickman infatti raccontarono di essere stati vittime di una forza invisibile molto forte all'interno della loro casa che li devastò sia fisicamente che psicologicamente. Dopo circa 2 settimane dal loro trasferimento, quindi da metà gennaio, iniziarono ad accadere delle cose molto strane a cui subito però non diedero molto peso, come per esempio il loro cane, che era sempre molto tranquillo, delle volte si metteva a ringhiare e ad abbaiare ferocemente verso l'ingresso del loro vivaio, o del loro gatto, che a volte sembrava seguire con lo sguardo qualcosa di invisibile sopra le loro teste. E tutto questo durò una decina di giorni circa, per poi smettere e ritornare a giorni alterni nelle successive settimane. A volte capitava che gli elettrodomestici si accendevano e spegnevano da soli, così come i fornelli della cucina e le luci, tanto che i loro vicini, Don e Carol, ad un certo punto chiesero come mai soprattutto la luce della cameretta di Taylor era sempre accesa tutte le ore della notte. Questa cosa lasciò senza parole i Pickman perché a loro non risultava minimamente una cosa del genere, ma poi accaddero tante altre cose come la presenza costante di strane muffe su vari oggetti sparsi per la casa, come i contenitori Tupperware chiusi dentro gli armadi, le calamite del frigo, le pentole, le padelle.
Addirittura la trovarono sul cibo fresco messo nella ciotola del cane e su moltissimi altri oggetti. Ma la cosa più assurda e anche inquietante è che il loro bambino non riposava più bene e si svegliava in continuazione e ad ogni ora, come se ci fosse qualcosa che lo tormentava continuamente. Debra e Tony erano davvero stanchi e provati da tutta quella situazione, tanto che ad un certo punto la sorella di Debra, Karen, messa al corrente di quanto stava accadendo, decise di trasferirsi da loro per qualche giorno in modo da dargli una mano e aiutarli a fargli recuperare un po' di sonno. Karen si fermò con loro per 5 giorni e in quel tempo non accadde nulla di strano, fino all'ultimo giorno, quando capitò qualcosa da far venire letteralmente i brividi e che cambiò ogni loro credenza. Ad un certo punto la cognata di Tony, Jenny, che era la moglie di suo fratello Tom, chiama per avvisare che era passata di lì per lasciare un seggiolone e non trovando nessuno in casa, dato che erano tutti a far visita ai genitori di Tony, confessa di aver deciso di entrare per vedere come erano venuti i lavori nella cameretta e lo confessa sentendosi un po' in colpa per essere entrata senza permesso, ma Tony la rassicura subito dicendole di non preoccuparsi, che non c'era alcun problema. Ma quella stessa sera, verso le 22, quando Tony sale al piano di sopra per andare in bagno, si accorge che i giochi di Taylor erano tutti sparsi sul pavimento della cameretta. Chiese subito a Debra se era stata lei a spostarli, ma la donna risponde di no, e così anche Karen. A quel punto pensano che forse qualcuno della famiglia gli aveva fatto uno scherzo, dato che solitamente non chiudevano la porta d'ingresso e pensarono che magari era stato Craig, l'altro fratello di Tony. Era impossibile che fosse stata Jenny perché l'avevano appena sentita e non aveva detto nulla in merito. Tutti e tre provarono a vedere se c'era qualche sorta di trucco attaccata ai giochi come dei fili trasparenti, ma non trovarono nulla e a quel punto decisero di chiamare Jenny per chiederle se era stata lei a spostare i giochi di Taylor sul pavimento, ma la donna disse di no, assolutamente. Anzi, quando era entrata non aveva trovato nulla di strano o di anomalo. C'era però qualcosa che l'aveva turbata ed era stata più che altro una sensazione di gelo che l'aveva attraversata da capo a piedi quando era entrata nella cameretta del nipote e glielo racconta. Dice che appena entrata in cameretta si è sentita sopraffatta da una strana ed inquietante sensazione di disagio, talmente forte che l'ha portata ad uscire molto velocemente dalla loro casa. A quel punto i Pickman pensano a due possibilità. Uno, qualcuno era entrato dopo di Jenny ed era uscito prima del loro arrivo, quindi si parla di una ventina di minuti circa. E due, c'era un fantasma in casa loro. Fatta quella considerazione, rimettono tutto in ordine e scendono al piano di sotto. Quando Karen all'improvviso nota la luce della cameretta accesa e chiede a Tony se era stato lui a lasciarla accesa, ma Tony gli dice assolutamente di no. Quindi tornano in cameretta e trovano qualcosa che li lascia senza parole. Un orsetto steso di schiena sul pavimento della cameretta, proprio al centro della camera. E questo era davvero molto strano perché era stata proprio Debra a riporlo poco prima sulla sedia che c'era a sinistra della porta. Controllano bene l'orsetto, cercando magari dei fili invisibili o dei magneti, ma non trovano nulla. Quindi Tony lo prende, lo rimette a sedere sulla sedia, spengono la luce e tornano al piano di sotto. Verso le 22:50 però Debra dice che deve andare in bagno al piano di sopra e così Tony e Karen si offrono di aspettarla al fondo delle scale. Quando Debra arriva su, sporge la testa per controllare che in cameretta sia tutto a posto, ma non è così, perché trova l'orsetto steso nella stessa identica posizione di prima al centro del pavimento e questa per loro è ormai la prova schiacciante che lì dentro c'era una presenza invisibile che si stava prendendo gioco di tutti loro. Quella notte, molto spaventati, decisero di dormire tutti nella stessa stanza. Spostarono infatti la TV e il videoregistratore perché volevano vedere dei film che avevano noleggiato proprio quel giorno. Sistemarono i posti in cui avrebbero dormito e sembrava tutto nella norma, fino a quando non videro un orsetto che stava sopra la loro TV
girare su se stesso da solo. A quel punto Debra lo prese, lo scaraventò per terra che finì sul pavimento del corridoio. Da lì in poi per quella notte non ci furono più altri strani ed inquietanti eventi. Il giorno dopo Karen tornò a New York e il fratello di Tony, Greg, decise di passare da lui per fare una visita. Debra e Tony gli raccontarono quanto era accaduto la notte prima, che li aveva terrorizzati, quando ad un certo punto i due uomini scoppiarono a ridere perché per loro in realtà non era credibile la presenza di un fantasma in quella casa, doveva per forza esserci una spiegazione razionale dietro tutta quella storia. Così Greg, a mo' di sfida, impugna la macchina fotografica e inizia a scattare foto al piccolo orsetto sopra la TV e dice: Vuoi che per caso ti scatto una foto? Ma quando Greg clicca sul pulsante dello scatto, l'orsetto si volta su se stesso, terrorizzando tutti quanti. Talmente tanto che decisero di scappare da quella casa a gambe levate diretti verso la casa dei genitori di Greg e Tony. Ma aspettate, perché in quei minuti accadde qualcosa di davvero scioccante. Mentre Tony sta mettendo Taylor nel seggiolino dell'auto, si alza di scatto urlando di dolore come se qualcuno, qualcosa l'avesse colpito, ma non si ferma assolutamente perché sono decisi a volare via da quel posto alla velocità della luce. Quando arrivano a destinazione, Debra però gli scopre subito la schiena e trova qualcosa di scioccante: 3 lunghi graffi pieni di sangue sulla schiena. Ma la cosa assurda è che non c'era nessuno accanto a Tony nel momento dell'incidente. Pensarono molto a cosa fare con quella casa, ma volevano entrambi, sia Tony che Debra, andare comunque a fondo della questione. Per quel motivo decisero di contattare una sensitiva. Chiamarono Barbara Connor, una medium che era cresciuta ad Atkinson ma che si era trasferita in California ed era la sorella di un collega di Tony. Quando arrivò a casa loro, accompagnata dalla sorella, che rimase in silenzio per tutto il tempo della visita, che durò circa 1 ora e mezza, Barbara disse di essere entrata subito in contatto con una bambina di 7 anni di nome Sally. La piccola aveva tanto fastidio all'addome, ma aveva anche dolore ad una mano e ai denti. Secondo Barbara, Debra faceva molte cose che infastidivano Sally. Era troppo autoritaria e in quella casa dava tante regole da seguire. Quando chiesero spiegazioni in merito ai dispetti in casa, ai graffi sulla schiena di Tony e allo svegliare in continuazione il piccolo Taylor, Barbara disse che anche i bambini fantasma avevano bisogno di regole da seguire, quindi bisognava essere fermi con la piccola Sally, ma anche molto pazienti. Questa fu una cosa non facile da accettare per i Pickman, che erano sempre stati scettici sul paranormale. Accettarono comunque di provare. E quando Barbara consigliò loro di offrire a Sally dei doni, dissero ok. Ad esempio, barattarono una bambola con la tranquillità di Taylor e Sally rispose: Va bene, ci sto. E questa risposta la diede sempre Barbara, ovviamente. La sensitiva scoprì anche che c'era un angolo in particolare che tanto amava Sally e in quel posto successivamente i Pickman misero dei doni per la bambina, come dei fogli, dei pastelli, dei giochi. Era un modo, un tentativo per comunicare con quella bambina. Barbara disse anche che Sally aveva sofferto molto per mano di un uomo e che in realtà lei stava proteggendo Taylor, quindi Debra pensò che forse il tentativo di svegliarlo in continuazione era per proteggerlo dalla morte in culla dei lattanti. Barbara però mette anche in guardia i Pickman e dice di non lasciare mai solo Taylor, perché involontariamente Sally poteva anche fargli del male, per esempio sull'altalena. Giocando poteva magari farlo cadere. Dovevano trattare Sally proprio come una bimba viva a tutti gli effetti, perché difficilmente sarebbe andata via da lì, dato che si sentiva tanto protetta in quella famiglia. Così diedero delle regole a Sally e se non le rispettava la mettevano in punizione togliendole un giocattolo. Debra però
aveva paura che Sally potesse andare via, perché non voleva assolutamente che la bimba li lasciasse, era certa che fosse l'angelo custode di suo figlio. Pensate che un giorno, dopo che trovarono una candela accesa, scoprirono che la piccola aveva il potere anche di accendere dei fuochi, così nacque subito la regola di non accendere mai del fuoco in casa. La medium gli spiegò anche che tutti gli strani odori, i cali di temperatura che avevano sentito in quell'abitazione erano dei modi di Sally per comunicare con loro, per esempio portando gli odori delle cose che le piacevano. Barbara disse anche che Tony doveva assolutamente fare amicizia con lei, anche se l'uomo non volle, perché trovava inquietante parlare con i morti. Ci fu però una volta in cui Tony realizzò un disegno, una bambina che gli era andata in sogno con lunghi capelli castani. Diede questo foglio a Barbara e la donna disse che assomigliava tantissimo a Sally. La bambina era riuscita in qualche modo ad entrare in contatto con Tony. Gli disse comunque di stare molto attento ai messaggi che Sally poteva lasciargli nei sogni. La medium rivelò anche che spesso Sally si divertiva a correre su e giù per le scale a fianco a Debra e questo spiegava il perché alcune volte la donna aveva avvertito dell'aria fredda sulla gamba sinistra. Su quella stessa scala Tony scattò tantissime foto, una in particolare catturò la sua attenzione, una massa insolita su alcuni scalini e Barbara disse che era Sally che stava facendo la guardia. Dopo la visita della sensitiva, le luci della sala da pranzo, della cucina e dell'ingresso si accesero e si spensero da sole e tutti lo videro come un segno, sorrisero e ringraziarono Sally. Dopo che Barbara e la sorella andarono via, nell'angolo di Sally Debra trovò un peluche per terra e scrisse su un foglio: «Ciao Sally, quanti anni hai?» E a quel punto la donna, dopo pochi minuti, gli si fermò il cuore perché notò su un foglio un numero 7 e una scritta in modo infantile. Mi piace. Interpretarono come un buon segno quella frase, come se a Sally fosse andata a genio la visita della sensitiva. Per molte settimane dopo la visita della medium non ci fu più attività paranormale in casa, una cosa che portò i Pickman a pensare che forse era stato tutto frutto della loro immaginazione. Ma poi iniziarono nuovamente ad accadere cose strane, come la TV o lo stereo che si accendevano da soli, i timer degli elettrodomestici che suonavano all'improvviso, le candele che si accendevano da sole, quadri appesi al muro che venivano trovati capovolti e molti altri fenomeni paranormali. I Pickman scattarono diverse foto significative nel corso del tempo, come l'immagine di un pastello che sembrava appoggiato su un foglio quando in realtà si trovava sulla punta, delle macchie blu sulla bambola che avevano regalato a Sally e interpretarono questa cosa come un segno di gradimento verso quella bambola, dato che il blu rappresentava l'amore. E poi tante altre foto con immagini di strane masse in cameretta, sulle scale. In particolare una foto catturò la loro attenzione, quella con una massa con sembianze maschili in uniforme che sembrava impugnare una specie di baionetta. Pensate che una notte, il 31 ottobre del 1993, quando Tony faceva rientro dal suo turno di notte, si voltò e vide una bambina in piedi in cucina. Non una bambina qualunque, perché non indossava abiti della loro epoca. Tony si spaventò talmente tanto che il bicchiere che aveva in mano cadde a terra e si frantumò in 1000 pezzi. Corse immediatamente di sopra per chiamare la moglie e urlava: «L'ho vista, l'ho vista!» Aveva capelli castani un po' più corti del disegno, un viso tondo e dei grandi occhi e indossava un abito di pizzo, quindi una bambina benestante e ben curata. Una bimba che le arrivava all'altezza del petto, ma non riuscì mai a capire se i suoi piedi erano ben posati sul pavimento o se magari stesse levitando per aria, perché poi la piccola scomparve all'improvviso quando
cadde il bicchiere per terra. Dopo la festa di Natale del 1993 dei Pickman, subito dopo trovarono una bambola che stava bruciando sulla moquette della scala. Fu rapidamente messa sotto l'acqua e questa cosa fu vista come un dispetto di Sally perché non aveva ricevuto il suo regalo di Natale. Ovviamente Tony e Debra la rimproverarono e dissero che se voleva comunicare con loro tramite il fuoco doveva farlo in modo controllato, ad esempio accendendo una lampada ad olio, perché in quel modo aveva messo tutti in pericolo. L'infestazione di Sally House è durata per tutta la permanenza dei Pickman in quella casa. Subito dopo le storie sono davvero contrastanti tra di loro. C'è chi dice che oltre a Sally ci sia anche una presenza più malvagia, demoniaca in quella casa e molte altre presenze, come c'è anche chi dice che dopo i Pickman Sally non si sia mai più fatta sentire. Ci sono due versioni in merito al decesso di una bimba di nome Sally in quella casa. Una risale al 1906. In quell'abitazione, al piano di sopra, vivevano una donna e sua figlia di nome Sally, mentre dall'altra parte del corridoio viveva il dottor Finney, che possedeva tutto il piano inferiore e che utilizzava sia per le visite che per eventuali interventi chirurgici. Una notte l'uomo fu svegliato da un forte bussare alla sua porta ed era la mamma di Sally che chiedeva aiuto per sua figlia che stava molto male, aveva un fortissimo dolore addominale. Il dottor Finney la visitò e pensò subito ad un'appendicite. Decise di intervenire immediatamente per paura di un peggioramento, ma quando la piccola vide gli strumenti chirurgici si spaventò molto. Il medico tentò di somministrarle dell'etere, ma sembra che quando praticò la prima incisione la piccola non era ancora del tutto anestetizzata. Sally morì sul tavolo operatorio di un'emorragia e il suo ultimo ricordo sembra proprio che fu quello di un uomo che la stava torturando. La seconda versione risale al 1905-1906. Sembra che Sally arrivò nello studio del dottor Finney con dei problemi respiratori e che a causa di una negligenza del medico che non aveva capito la gravità della situazione, la piccola morì di polmonite. Ma c'è anche un'altra versione. C'è chi dice che in realtà Sally era la figlia del dottor Finney, nata da una relazione extraconiugale con una domestica. E sembra che fu lui a praticare un intervento di appendicectomia per non portare la piccola in ospedale, per la paura che si venisse a scoprire del suo tradimento. Indipendentemente dalla causa che procurò la sfortunata morte della piccola Sally e di altre leggende che circolano su di lei, non c'è certezza di una bimba vissuta lì dentro di nome Sally, se non l'esperienza diretta della famiglia Pickman e di altri visitatori, soprattutto uomini, che si sono ritrovati con delle ferite sulla pelle, soprattutto dei profondi graffi. Per questo a Sally gli valse il soprannome di The Man-Eating Ghost, forse perché l'ultimo suo ricordo fu quello di un uomo che le stava facendo del male. Pensate che negli anni 90 la casa fu presentata in una serie TV sul paranormale e grazie al successo ottenuto nel 2002 uscì anche un film in merito, Earthland Ghost. La casa fu messa poi in vendita nel febbraio 2016 per $1 milione, ma ad agosto il costo è sceso a $490.000 ed è rimasta sul mercato fino al 2017. Ad oggi Sally House sembra sia di proprietà di un certo Les Smith ed è una vera attrazione per gli amanti del paranormale. Amici, questa è una storia davvero allucinante, molto nota, anche se io in realtà non conoscevo nei particolari la storia di Sally House e il racconto di questa bambina che ha sofferto così tanto mi ha messo una profonda tristezza. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo caso e che cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!